Ora, sempre in quell'anno, nel 2014, succede un fatto in Ucraina molto importante. L'Unione Europea doveva firmare un accordo di partenariato con l'Ucraina, o meglio un accordo di associazione e un accordo commerciale, notate bene la parola, con l'Ucraina. L'Ucraina era una delle repubbliche sovietiche più importanti e più ricche quando esisteva l'Unione Sovietica. Dal crollo dell'Unione Sovietica, nell'andare del tempo, l'Ucraina si era notevolmente impoverita. Buona parte della popolazione a est del Dnieper era andata a lavorare in Russia, che con Vladimir Putin aveva trovato un nuovo futuro economico e sociale, e parte della popolazione, soprattutto nella zona dell'Ucraina occidentale, era andata a lavorare in Europa, a cercare fortuna all'interno della comunità europea. Perché io ho iniziato con un preambolo parlando della Siria e adesso stiamo parlando dell'Ucraina? Perché vi devo comunicare una cosa che non è stata detta da nessuno. È vero, ufficialmente tutti i manuali ci dicono che i russi hanno avuto come propria culla della loro civiltà Kiev, ma non tutti i manuali precisano una cosa: la culla culturale di tutta la Russia non è a Kiev in Ucraina, è a Costantinopoli. Non a caso i russi hanno preso, quindi ucraini, bielorussi, hanno preso il 90% dei propri usi, costumi, cultura e scrittura. Da dove? Dall'impero romano d'Oriente. Ma l'impero romano d'Oriente era posto tra Europa e Asia e il Medio Oriente, perché il Medio Oriente che cos'è? Una parte dell'Asia. Al di là del Bosforo inizia l'Asia, inizia quella parte di mondo che è chiamato Medio Oriente, che da sempre, da più di 3000 anni, è la parte più ricca del pianeta, la parte più ricca, sviluppata, economicamente forte del pianeta, è quella parte che va da Istanbul fino alla Valle dell'Indo, dalla Palestina fino al Caucaso. Perché? Perché anticamente erano popoli molto evoluti, erano popoli, la scrittura, io vi ricordo, il commercio, sono sorti in Medio Oriente, un tempo le spezie, le sete provenivano tutte quante dal Medio Oriente, anche i narcotici. I narcotici erano conosciuti presso gli antichi, servivano per addormentare le persone durante un'operazione chirurgica, così come anche adesso, ovviamente. Hanno trovato dei ferri per operare in Egitto proprio perché un tempo le persone, per essere operate al cervello, dovevano essere narcotizzate. I narcotici da dove venivano? Venivano dalla Persia, ovviamente. Quindi l'impero romano era sito tra Europa e Asia, lo stesso simbolo dell'impero romano d'Oriente, le due teste. L'aquila a due teste, una testa che rappresenta l'Europa, l'altra testa che rappresenta l'Asia. Quindi i russi sono stati civilizzati dai medio orientali. L'alfabeto cirillico che noi conosciamo è semplicemente l'alfabeto greco adattato agli idiomi slavi. Io poi vi ricordo che lo stesso alfabeto cirillico, sotto Lenin e Stalin, alcune lettere vennero trasformate, tra cui la famosa teta greca, Thalassa. La teta venne trasformata in T, proprio per renderla più agevole come lingua da studiare. La religione ortodossa, da dove la prendono i russi? La prendono da Costantinopoli. Non solo, poi a mano che
la Russia ha le sue vicende politiche, continua con la sua storia, via via si espande in Oriente e si espande in Medio Oriente. Azeri, armeni per eccellenza, tagiki cosa sono? Sono popoli medio orientali. I tagiki cosa sono? Sono persiani. Gli armeni cosa sono? Sono fratelli dei persiani. Gli azeri cosa sono? In origine erano turchi. I turchi da dove vengono? Vengono anche loro dalla Russia. A un certo punto invadono la Persia orientale insieme ai mongoli e si vanno a stabilire in Medio Oriente. Quindi i legami tra Medio Oriente e Russia non sono scindibili. Appunto, in seguito a questo accordo commerciale la gente, notevolmente impoverita dopo più di oltre 20 anni di collasso dell'Unione Sovietica, capiscono solamente una cosa: il desiderio di avere la possibilità di venire in Europa a lavorare, possibilmente senza visto, libertà di movimento. Yanukovych doveva firmare quell'accordo commerciale con l'Unione Europea, decide di non firmarlo. Nessuno a quell'accordo commerciale in Ucraina e in Europa, o meglio in Ucraina, si l'è letto in maniera razionale, tranquilla, in maniera obiettiva, valutando l'accordo per quello che era un accordo commerciale, perché se fosse stato letto come accordo commerciale, chiunque in Ucraina non avrebbe consigliato il proprio presidente di non firmarlo, perché era un accordo commerciale deprimente per l'economia ucraina. L'unica cosa che in Ucraina avevano letto e capito era la possibilità di venire in Europa senza visto. Quell'elemento aveva fatto nascere nella mente delle persone una sola cosa: la necessità della firma. Yanukovych non lo voleva firmare, nacquero le proteste a noi conosciute. Proteste gigantesche, proteste che poi sfoceranno in una guerra. Io mi ricordo molto bene quel periodo, io avevo parecchie persone, conoscevo parecchie persone che vivevano in Ucraina, sconsigliai la partecipazione alle proteste e soprattutto provai un vivo disinteresse sulle questioni popolari che venivano portate avanti. C'era chi chi voleva realizzare i propri sogni, cosa avanzata dalla comunità europea, c'è chi sognava di diventare straricco nella comunità europea, ma tutto quello che veniva detto nel Maidan, che la colpa era della Russia, che l'Ucraina non si era arricchita, che la Russia voleva chissà che cosa, il gas di scisto, voleva lo sfruttamento del grano in Ucraina, eccetera, eccetera, erano valutazioni che avevano poco senso. Infatti la storia del Maidan mi faceva ricordare da vicino